Ciao a tutti ragazzi, questo video serve per farvi vedere come funziona questo controller che serve per sostituire la pedaliera che viene utilizzata nei giochi di simulazione di guida. Praticamente, se per un qualsiasi motivo non potete utilizzare le gambe, i piedi, per qualsiasi motivo, non ce n'è uno solo, per qualsiasi, si può comunque provare a guidare in maniera efficace tramite questo controller, che ha queste levette che fanno da acceleratore e da freno. Hanno il ritorno a molla ed è tutto già preassemblato. Questo è progettato per volanti Logitech, però in futuro sicuramente farò altri progetti per altri tipi di volante. Però attualmente questo è per Logitech G29 e G920. Dopo lo proveremo sul 920. Poi abbiamo 6 pulsanti che poi vanno impostati nel gioco a vostro piacimento, quello che avete bisogno. Questo modello che si vede ora nel video funziona soltanto per PC perché ha la connessione USB che va collegata appunto al computer, ma volendo c'è un altro modello che invece della porta USB ha la porta DB9 tramite un cavetto apposito che si va a collegare al posto del connettore della pedaliera sotto il volante. Si collega direttamente, quindi non serve un computer, ma va collegato direttamente da qua. Partirà un cavo che si collega sotto il volante alla porta dove va normalmente collegata la pedaliera. Togliete quella e inserite questa. Ovviamente in questo modo sì, funzionerà su PC sempre, ma anche su console, quindi Xbox e PlayStation. Ma l'unica cosa, si perderà l'uso dei pulsanti qui sopra, quindi il modello che va collegato tramite il DB9, il cavetto, il connettore quello un po' più grande, non potrà supportare l'utilizzo di questi pulsanti, quindi il modello sarà senza i pulsanti. Invece questo per PC è completa di tutto. Il funzionamento sarà lo stesso come il montaggio e tutto il resto. Ovviamente funziona sulla maggior parte dei simulatori di guida. Oggi lo proveremo con assetto corsa competizione. Il retro si presenta così. Qua c'è il contenitore dell'elettronica di controllo e questo è il coperchio. Una volta messo questo sul volante, dopo faccio vedere come si monta, si mette questo sul volante e poi si va a mettere il coperchio così, è già tutto preassemblato. Si vanno a fissare le viti, si mettono le viti nei fori, le 4 viti più questa centrale. Una volta che tutto è stato avvitato, avvitiamo un attimo questa centrale per farvi vedere poi come si monta. Una volta avvitato si connette il cavo USB così, in modo che va in una posizione di riposo, e quando ruoteremo il volante, perché questa si muoverà insieme al volante e il filo sarà tirato, non andremo a stressare il contatto elettrico della porta USB, ma siccome c'è questo blocco che tiene fermo il cavo, anche se tiriamo qua, quando sarà avvitato, se si tira il cavo il blocco non riceve sollecitazioni, perché c'è questo blocchetto qui che ferma tutto. Vediamo come si vede, questo blocco qui che ferma il cavo e fa in modo che non venga sollecitato il contatto elettrico della porta USB. Questo controller va montato al centro del volante, esattamente tra questi due segni che si vedono di cucitura. Lo posizioniamo e lo facciamo appoggiare sulle due basette sotto, dove ci sono la spugna per non rovinare il volante. Poi si prende il coperchio e lo si accosta, si fa entrare dentro il supporto che va fissato
al volante e poi iniziamo a stringere le viti. Cominciamo con questa centrale, gli facciamo qualche giro. Ora questa è un'operazione che si può fare anche da soli, però se c'è qualcuno in giro per casa che ci dà una mano, fa sempre comodo. Magari uno regge e l'altro a vita, è un po' più comodo come operazione. Poi cominciamo a stringere la vite nell'angolo. Accostiamo bene, la teniamo chiusa e appuntiamo anche l'altra vite nell'altro angolo opposto e stringiamo anche lei con il cacciavite. Quando sono arrivate a battuta possiamo poi mettere le ultime due viti nella parte centrale. Quindi la prima e la seconda. Spostiamo il cavo se ci dà fastidio e stringiamo l'ultima vite. Questa va stretta per ultima. Dopodiché possiamo collegare il cavo USB. Ora prendiamo il cavetto USB e lo colleghiamo all'elettronica. L'altro cavo andrà collegato tramite USB al computer. Dobbiamo andare nel pannello di controllo, poi cerchiamo dispositivi e stampanti, eccolo qua. Adesso possiamo collegare il cavetto USB, questo qua, e lo mettiamo qua di lato. E andiamo su Arduino Leonardo, tasto destro, impostazioni periferica, selezioniamo Arduino, proprietà, impostazioni, taratura, clicchiamo avanti, selezioniamo visualizza dati non elaborati per essere sicuri di quello che stiamo facendo. Quindi il primo asse che dobbiamo tarare è la rotazione X, quindi l'acceleratore. Proviamo la levetta destra, 2, 3, 4, 5 volte, vediamo che i numeri cambiano su questa lettura qua della rotazione X, significa che sta leggendo il dato. Una volta che abbiamo fatto 4-5 volte, clicchiamo avanti, dobbiamo fare la rotazione Y, che sarebbe il freno. Sempre la stessa cosa, 3, 4, 5 volte. Premiamo a fondo, lasciamo, premiamo a fondo, lasciamo per qualche istante. Premiamo a fondo e teniamo premuto per qualche istante, lasciamo. Poi clicchiamo avanti. E fine della taratura. Vediamo se funzionano i 6 pulsanti della pulsantiera qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Funziona tutto, facciamo applica e ok e chiudiamo il pannello di controllo. Ora abbiamo il gioco, appena si avvia andiamo su opzioni, controlli, carichiamo uno dei profili che usiamo di solito oppure quello predefinito Logitech ad esempio, clicco su carica. Dobbiamo ora assegnare i comandi per l'acceleratore e per il freno, che adesso sono assegnati al Logitech G920. Quindi clicchiamo sulla X, sulla barra dell'acceleratore, clicchiamo su questa X e quella del freno clicchiamo su quest'altra X. Ora dobbiamo assegnare il comando, clicchiamo su questo puntino che c'è sulla barra. Quando escono i tre puntini significa che il gioco attende
il comando da assegnare e premiamo la levetta destra, che sarebbe l'acceleratore. Per il freno la stessa cosa, clicchiamo col mouse e poi clicchiamo la levetta. Ora, siccome queste levette sono molto sensibili, dobbiamo dargli un po' di zona morta, quindi gli diamo un 10% sulla parte iniziale, quindi al limite minimo, e un 5% sulla parte finale, sul limite massimo, per essere sicuri che arrivi a fondo. Ok, stessa cosa facciamo con il freno, quindi zona morta freno, limite minimo a 10% e limite massimo a 5%, perché può capitare a volte che anche mentre siamo in accelerazione, tutto accelerato, ci capita di poggiare per un attimo il pollice sul freno e ti dà la frenata, quindi non è proprio il massimo. Fatto questo, creiamo un nuovo file. Io per esempio ho questo Logitech levette, ci clicco sopra e lo sovrascrivo. Sovrascrivere il file, sì. Adesso assegniamo i pulsanti che abbiamo qui sul volante, quindi aumenta controllo di trazione, io premo sulla X, premo sul puntino e poi premo il pulsante che voglio, quindi infatti prende Arduino Leonardo bottone 1, diminuisci controllo di trazione, clicco la X, clicco il puntino, tasto 2, aumento taglio controllo, tasto 4 e 5 per diminuisci, poi aumenta ABS, premo questo e diminuisci quest'altro, poi li andiamo a provare. Stessa cosa, salviamo su Logitech levette, facciamo salva, sì. Ora io vado a caricarmi il file che uso di solito, che è questo qua, che ho tutti i tasti configurati di tutto lo schermo, quindi quello che ho fatto vedere adesso era giusto un esempio. Ora mi carico questo, che è quello che uso di solito, e torno indietro. Faccio il giocatore singolo, andiamo a Monza con una Ferrari, ci facciamo un paio di giri, vediamo come va. Carico un setup, carico questo qua, 25, metto 16 litri di benzina, treno gomme 1, indietro, faccio guida. Allora, proviamo se tutto funziona. Il motore è partito, quindi abbiamo l'acceleratore qui a destra, che si vede anche sulla barra verde che si carica, e questo è il freno. Poi abbiamo traction control sul pulsante 1 e diminuisci, aumenta il taglio e diminuisci, ABS aumenta e diminuisci, al contrario però basta invertire i comandi. E ora partiamo per farci un giro, prima dentro e partiamo. Si impugna facilmente senza troppe difficoltà. Si riesce a modulare la frenata, anche l'apertura del gas, riusciamo a fare rail braking in frenata e un'apertura dolce quando andiamo sull'acceleratore, quindi come se fossero pedali da usare con i piedi tranquillamente. Io non è che sono questo grande pilota, però insomma me la cavo, faccio il possibile. Non è male, devo dire, mi ci trovo bene anche.
un'esperienza da provare comunque, perché a volte con le mani si riesce a essere anche un po' più precisi rispetto ai piedi. Poi c'è questa forma incurvata che serve a non far scivolare via. C'è questa forma incurvata che serve a non far scivolare via la presa quando lo si frena o quando si accelera. Ora faccio un giro a fare un silenzio perché se parlo non riesco a guidare. Un po' troppo sul cordolo interno alla Scari, si poteva fare meglio. Visto come si riesce ad essere delicati in frenata e in apertura, 48 e mezzo, non è affatto male. Vediamo se riusciamo a tirare giù qualche altro decimo. Un po' meglio la Scari stavolta, meno cordolo, un po' più scorrevole anche se non era proprio precisa, persa un po' il posteriore. La bolica anche si poteva fare meglio. No, diciamo un 47,7. Comincia a essere un bel tempo che anche chi usa i pedali a volte non riesce a fare, quindi il limite non sarà più i pedali ma solo l'esperienza, il tempo che dedicate. Essere precisi ad usarla. Penso
riusciamo a togliere qualche altro decimino. Anche il controllo è tranquillo, comunque sono costante sul tempo, sono sugli stessi tempi di prima, 3 giri consecutivi. Grandi problemi non ce ne sono. Male un po' la Scari stavolta, perdo un decimo, forse 2, però comunque anche la parabolica non perfetta, però non dipende dai comandi ma da come guido io. Cioè dicevo, non è che sono un gran pilota, abbastanza è difficile da ottenere subito. Un bel sistema, secondo me. L'utilizzo è di buon utilizzo, non mi sento affatto messo male o impiccato, lo guido tranquillamente, il cavo non dà fastidio. Si riesce a fare tutto, controsterzi li ho fatti, i controlli tranquillamente. Poi certo non possiamo fare un 360, ma quello, cioè, solitamente con le GT3 già quando siamo a questi livelli di sterzo siamo già troppo sterzati, quindi è inutile. Comunque si riesce a premere tranquillamente anche con un 180 gradi, anche di più. Quindi poi andare oltre i 180 gradi non è produttivo con questo tipo di vetture, ma quasi con nessun'altra, perché se siamo costretti ad andare oltre questo limite significa che abbiamo qualche problema sul setup o sul nostro stile di guida che dobbiamo sistemare. Vediamo i tempi che abbiamo fatto. Torna pit, conferma, riepilogo giri. Abbiamo fatto un best di 1.47.793 con diciamo per 3 giri anche abbastanza costante per essere la prima volta, cioè a freddo, una partenza a freddo così senza mettermi a fare troppi cambiamenti. Abbiamo fatto un 47,7, un 48,5, un 48,2. Vi garantisco che se andate sulle lobby pubbliche molta gente in 48 basso non ci gira, quindi tempi di tutto rispetto. Il limite non saranno i pedali ma solo la bravura portata dal tempo che dedicherete all'allenamento. Ragazzi, con questo è tutto, spero di essere stato chiaro, di aver detto tutto quello che si possa dire, spero che qualcuno possa giovarne nell'utilizzo, che è quello a cui tengo di più e per quello l'ho progettata, per chi magari per un qualsiasi motivo non può usare le gambe, i piedi e vuole comunque dedicarsi ai simulatori di guida. E con questo è tutto, spero di essere stato esaustivo. Per qualsiasi cosa scrivetemi o contattatemi, lascio i link sotto nella descrizione del video o nei social o in qualunque altro posto dove mi avete trovato. Ciao ciao!